Ciao a tutti, inizio oggi una serie dedicata al nuovo Monkey Island. Ho fatto io un riepilogo tra me dei precedenti due, cioè di Secret o Monkey Island e Return to Monkey Island. Li ho rigiocati sostanzialmente. Ho fatto delle ricerche, in teoria questo è principalmente legato a quei due, cioè quelli fatti proprio da Ron Gilbert. Quindi prima di iniziare questo ho voluto rigiocarmeli per i fatti miei e come ricordavo sono veramente veramente difficili, soprattutto il secondo. Mi ricordavo che c'erano degli enigmi veramente assurdi e sono rimasto basito quasi da quanto sono assurdi, nel senso la difficoltà è veramente altissima. A me la sono raccontata, spiegata, giustificata col discorso che non sono giochi di tutt'altra epoca, sono giochi molto vecchi. Sono giochi quando noi compravamo un gioco alla volta o al massimo due e quindi ce ne mettevamo anima e corpo in quello, perché in realtà cioè, la difficoltà è veramente... ci sono degli enigmi che non sono... allora, con la logica non hanno quasi niente a che fare, con la deduzione non ha niente a che fare. E ti capita, come mi ricordo io anche all'epoca, che iniziavi a provare gli oggetti a caso su tutto, no? Per vedere se qualcosa combaciava con qualcun altro. Adesso, allora, premessa, io penso che questa serie sia più che altro rivolta a chi conosce gli altri, o perlomeno più o meno vagamente se li ricorda. Quindi, quello che dirò non è da prendere come spoiler, secondo me, perché appunto se non l'avete mai giocati, cioè se l'avete giocati non è uno spoiler per voi. Per esempio, un enigma assurdo, ma letteralmente assurdo, uno di quelli che mi sono rimasti più impressi, nel secondo è quello della statua a forma di scimmia che bisogna metterci dentro il cannocchiale. Nella mano questo cannocchiale fa da lente e brucia. All'inizio brucia solo una finestra di una casa che c'è lì a fianco. In realtà bisogna aprire la finestra, lasciare entrare il raggio di luce che colpisce un mattone. Questo mattone, io non so per quale cavolo di motivo, è collegato a un meccanismo che sta sotto una botola che gira un meccanismo che ti fa cadere dalla parte giusta. Cioè sotto questa botola c'è una specie di scivolo che ti fa o uscire letteralmente sotto, diciamo, una collina dov'è, e tu devi girarlo questo coso, ok? Questo meccanismo per cadere vicino a un forziere. Tu devi stare lì a sapere che in quella mano lì, che non ha nessun motivo per reggere, diciamo così, come si chiama, il telescopio, e poi questo con la luce sul muro allora avrebbe girato il meccanismo. Per quale motivo? Cioè, no, di solito giri il meccanismo con non so, una leva, un pulsante. E questo è uno di quelli che, io ho guardato per capirci, perché non avevo intenzione di perderci nemmeno troppo tempo, perché appunto, come dicevo, sono giochi figli di un'altra epoca in cui uno giocava solo quello, faceva tutti i tentativi del mondo e qualcosa prima o poi la imbroccava, ma ci sono veramente tante cose assurde. Poi altre, per fortuna, sono basate un po' sull'emulazione, cioè faccio un esempio, c'è una scimmia da usare su una pompa per svuotare un fiume. Lì se ci pensi un attimo assomiglia alla scimmia che usi nel primo per tenere aperto la porta una porta che ti serve per entrare nella testa di scimmia dove incontrerai le Chuck, per dire. Ma ci sono altri esempi così, altri assurdi, come un altro assurdo è entri nel bar della prima isola, c'è la scimmia che suona il piano, c'è un metronomo e sul metronomo praticamente devi mettere la banana perché così lei si incanta. Quello in realtà sì, ha una similitudine con un altro enigma che è quello del pappagallo nel negozio, in cui a te serve lo specchio, non si sa per quale motivo, ma diciamo vuoi comprare lo specchio, perché anche lì uno dice mi servirà lo specchio perché no, devi comprare lo specchio. Allora tu c'è un minuscolo uncino a parete in cui praticamente il pappagallo si trova su un piedistallo a forma di T, tu appoggi, meglio, metti questo, trovi del cibo per pappagalli, lo metti attaccato all'uncino, allora il pappagallo si gira a fissare
il cibo, allora puoi prendere lo specchio. La stessa cosa è con la scimmia, cioè tu mettendo la banana sul metronomo, la banana, cioè la scimmia si incanta a guardare via la banana, cioè non è che lo prende, non è che prende la banana, si incanta, si ferma e metti in tasca la scimmia. Cioè metti in tasca la scimmia. Pure l'altro difficile è quella della gara di sputi, che devi stare lì a sapere che devi prendere le banderine e spostarle. Poi vabbè, per sputare più lontano devi aspettare il colpo di vento, ma lì ci puoi anche arrivare. Ma insomma è in realtà, penso, una delle avventure più difficili in assoluto. Qualcuno dice, sì, gli enigmi sono molto randomici vuol dire casuale. No, io non userei il termine casuale, perché non è che, come dire, sei alzato la mattina, boh, facciamo una cosa a caso. No, non è che la fate a caso, ma in realtà pretende troppo che tu entri nella testa dello sviluppatore, e questo secondo me non è ammissibile. Adesso torniamo all'oggi, diciamo, questa nuova avventura, che tra l'altro è stata accolta abbastanza bene, mi sembra che sta ancora sull'87% di gradimento sui siti, quelli tipo OpenCritic, eccetera. Dopo questa introduzione facciamo un'altra cosa. Per chi non si ricorda, vedo che c'è un album di ritagli che fa una specie di riepilogo. Possiamo far così, io voglio farvelo vedere. A chi non interessa, magari salta più avanti nel video. Lo guardiamo. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Sono il primo. Treasure hunting is important for any pirate. Primo, per esempio, ecco, un'altra cosa che volevo dire. Il primo, me lo ricordavo, infatti è molto più breve del secondo, molto più in miniatura, poche location, eccetera. Il secondo c'ha pure l'aggravante, cioè in realtà il gioco è più bello, più soddisfacente, eccetera, perché è più vasto. Però, tra virgolette, c'è anche l'aggravante che, essendo più location, poi anche lì un po' macchinoso, perché sono giochi appunto, anzi, tra l'altro io ho giocato le Special Edition, nemmeno hanno il doppio click che fa correre più veloce Guybrush, quindi per attraversare una location ci vuole 100 anni. All'inizio, anche per fare i viaggi tra l'isola, nel secondo per fare i viaggi tra l'isola sta lì a disegnare, che fa tutto il giro assurdo e non puoi saltarlo sostanzialmente. Forse l'avevo trovato con la barra spazio, se non mi ricordo. Però il fatto di avere 3 isole su cui andare, cioè diverse location, c'è anche per esempio un'altra cosa assurda, veramente assurda anche quella, che c'è una libreria in un'isola del secondo, che c'è uno schedario enorme con 1000 libri segnati, e tu tra quei 1000 libri te ne servono 2 in particolare. Ma su quale base io devo sapere che mi servivano quei 2 libri lì? Non so, è pieno di cose che io sono onesto, che mi ricordo io li avevo giocati tutti e 2 e li avevo anche risolti, però rigiocando dico, ma sei sicuro che l'avevi risolto? Oppure non mi ricordo, all'epoca certamente non c'era internet come oggi che ti permette di guardare un video, ti permette di cercare una guida, un walkthrough. Io sono sicuro che l'ho risolto, so che c'era un amico che lo stava giocando anche lui, forse si sono scambiati qualche idea, non lo so, però è veramente una cosa assurda. Comunque, ecco, la Special Edition, la seconda è fatta molto bene graficamente. La prima ha un'interfaccia che fa rimpiangere lo scum, cioè veramente terrificante. Ogni volta devi premere V per fare l'azione, poi premere I per fare una cosa sull'inventario, una cosa allucinante che non so. Io avrei licenziato in tronco il tizio che l'ha fatto, però vabbè. Poi graficamente l'unica cosa che ha saputo cogliere del primo è il blu profondo. Io mi ricordo che all'epoca erano i primi giochi piuttosto colorati. Una cosa che ti rimane dentro di Monkey Island sono 2 cose. Uno è la musichetta, i motivetti, ma l'altro sono i colori. In particolare il primo era bello, il villaggio iniziale con le case tutte blu. Era un blu che in un certo senso ti dava calore.
E il 2, certo, era molto più colorato, l'isola anche dove c'è la gara di sputi, i pirati tutti molto colorati. Il secondo è fatto molto meglio dal punto di vista dell'interfaccia, migliorata, però adesso vedremo qua, quelli deve essere ancora molto più semplificate in realtà. Comunque queste sono le gare il tesoro che si trovava nella foresta. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. E anche quella parte lì è un po' assurda. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Per esempio nel primo, quella cosa del... che ti serviva, cosa che era la... non era la carne, era una cosa su un porticciolo, un piccolo molo, che c'era sopra il gabbiano, adesso non mi ricordo cosa cavolo era. Per andare via il gabbiano devi semplicemente andare in fondo al porticciolo, che si alza un asse e fa andare via il gabbiano. Devi farlo 2 o 3 volte perché sennò lui ritorna sempre lì. Però non è un oggetto con cui interagire, cioè se tu vedevi asse con scritto no, asse, come dire, mossa, smossa, quel cavolo che è, allora dicevi ci clicco e gabbiano va via. No, per qualche cavolo di motivo avresti dovuto andare in fondo al molo, che è una roba di 2 metri, allora avresti visto questa azione, ma non lo so. Diciamo che mi ricordo ancora all'epoca c'erano anche tutte le avventure della Sierra, per chi è alla mia età, diciamo, e quelle avevano un loro stile. Questa era stata la prima avventura, diciamo così, al di fuori del monopolio Sierra, però insomma aveva i suoi difetti, secondo me. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Poi alla fine non c'è mai stato niente di vero con Elaine. Era lui che è vaghito. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Fatica. I scraped together a crew. Ok, sempre la stessa Carla, cosa. LeChuck thought he was in love with Elaine. Penso che voi sappiate chi è LeChuck alla fine. Luke, sono tuo padre, la variante è quella. Tanto sempre Lucas. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. E tutto il combattimento nel secondo con LeChuck è stato un pesantino. You had to brew a special potion just to find Monkey Allora Island. non puoi I separare made some substitutions, but it got us there just the same. queste sono 2 cose diverse, no? Cioè mi mettevi bandiera pirata, quel cavolo che è questo qua, allora sapevo che On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. schifo. Ci saranno diverse cose schifose. Io ho fatto i miei test iniziali, non lesinano sulle cose schifose. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Il dubbio. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. In realtà non era big, era piuttosto breve, come dicevo. Ma anche le avventure della Sierra alla fine non erano molto lunghe. I made it to the church just Più in ampio time to respiro il stop the wedding. secondo. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer.
Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. Che poi non... Sì, cioè poi alla fine non vediamo niente tra lui e Elaine. Nulla di concreto. These are from the time I went to Il find the secondo, treasure dico. of Big Whoop. I met my good Ok, friend passiamo al Walt, who secondo. makes maps, and I stole his monocle. Good times. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. E io ho cliccato sullo specchio. Vabbè. Elaine always seems to know when I need her. Il secondo l'hanno Again, it came ipersintetizzati. down Cioè, to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. questo è... Oggi spoiler. Vediamo un The attimo. fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Ah, ok, forse queste sono cose avvenute negli altri. Ecco perché io non mi ci trovo. Fatto sta che comunque tra il primo e il secondo, tra Elaine non si vede niente. E io non ho avuto il tempo e nemmeno tanto la voglia, devo dire, di giocare. Non ho mai giocato neanche all'epoca. Ce li ho tutti alla fine, ma non... I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. Li avrei giocati se non fosse uscito. Cioè, se non avessi iniziato questa cosa troppo tardi. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Sì. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scum bar E handle. questo sono spoiler anche per me. Questa cosa è Zelda. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Fazzoletti e... This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Sono dei giganti questi? Robot giganti? Cos'è, un golem? LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Un Frankenstein. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Io ho giocato i primi due, praticamente i primi due... Pochissimo di questo riepilogo. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Then there was the time I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with this. His leg... Ok. Vabbè. Allora, finalmente iniziamo, in realtà quasi un episodio intero. Vabbè, nuova partita. Allora, adesso hanno introdotto queste due cose. Modalità casual, enigmi più semplici, eccetera, eccetera. Allora, io provo questo, anche se mi sono lamentato degli enigmi dell'altro, ma appunto spero
che non siano difficili e cervellotici come erano nel primo, assurdi letteralmente. Non ho intenzione di fare questo né più né meno. Proviamo e vedremo. Io ho fatto veramente un test velocissimo. Per un motivetto io avrei preferito che l'avessero tenuto praticamente quasi identico. Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's Un so riferimento anche quello. lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Allora, apriamo la parentesi spoiler, che appunto se voi avete giocato non dovrebbe essere un problema. Chucky è le Chuck ed è il fratello di Guybrush. Qui praticamente è quello che abbiamo visto nella parte finale del 2. E quando lui dice fai finta che io emetta fulmini dagli occhi, è assolutamente ciò che si è visto da parte di LeChuck nella fine del secondo. Qui siamo bambini, io non so com'è la storia, quindi non so che tipo di riferimenti, se poi sì, sicuramente diventa grande, farà un salto temporale, non lo so. Credo che questo sia una specie di flashback a tutti gli effetti. Allora vediamo un attimo. Poi ecco, sul discorso grafico a me non dispiace. Penso che l'autore dello stile grafico sia... Che non mi ricordo il titolo esatto, mi sembra che sia... Vediamo un attimo, si mette in pausa così. Come è più alto. Allora. Terra Way forse si chiamava. Beh, è un gioco che c'era sulla PS Vita. Mi sembra che c'erano dei personaggi fatti tipo di carta, una cosa così. Però dicevo, comunque tanti si sono lamentati. A me in realtà non dispiace. Questa zona è un po' spoglia, però io ho visto diverse schermate, insomma non mi dispiace. Questa zona qui iniziale in realtà è un po' spoglia, lo vedremo. Allora... Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Exhibit removed. Aww. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Ok, vuole assolutamente prima i cosi. Come vedete l'interazione è così, tasto sinistro, tasto destro, poi vedremo se... Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Avete già visto che c'è qualche cosa di... Cioè non lesino appunto sulle cose un po' schifose, ma ne vedremo di peggio. Tipo questa mosca qua. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Allora. You
kids better have money. Yeah. We've got all kinds of money. Can we get a couple scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Allora. It unlocks the outhouse outside. Poi hanno aggiunto questa cosa qua degli obiettivi. Comprare degli score booster, trovare una moneta. Un sub. Oh, qui hanno fatto il doppio clic. I can stand on my head without using my hands. Good, you unlocked it. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Please wash hands before Certo. leaving outhouse. Il ragno. Vai al gabinetto e ti lavi con l'acqua del gabinetto. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Che schifo. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Mancava che ci fosse qualcosa a galleggiare. Gross. Ok. Moneta finta ce l'abbiamo. Proviamo a vedere se sta bene. Allora. Forse basta parlare. Those glasses are thicker than the layer of... I don't see very well. Niente, ho saltato le frasi. Now what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Bisogna... What can we get with this? Buona, Tastes leccala. like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs. Sì, if sì, you li want. vogliamo, li vogliamo. Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Continua allo schifo. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Vediamo se me lo fa legare adesso. Non mi ricordo. Hey, Chucky, stand over Non here credo, for a minute. No way. Ok. Niente. Allora. Cosa c'è scritto? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Allora, non so se Chucky, perché avevano detto che in teoria c'è un modo di avere dei suggerimenti. Sembra questo, però proviamo a sentire, ma pare che non c'è niente da suggerire. Esamina il I barino. wonder if this is drinking water. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. I have an extra tooth in the back. Sounds real. Questo è un pirata. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Niente, andiamo. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that.
I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Allora. Did you know your feet won't... That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to Vero? prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. Ok, più The pesante alla little flanges fine. of the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. Era The usare word comunque il anchor comes ferro. from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. In realtà è stato interessante. Allora, no, volevo vedere un attimo. Non è tutto quello che ha detto. Ah, ok. L'ordine è al contrario. Nagara che vuol dire città. Ok, non avevo letto bene quella cosa. Vabbè, se vuoi uscire da qua, ok. Sto At destro. home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Sfida Chucky è una gara di corsa. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Io c'ho il doppio clic, tu no. Ok. Questi erano i due tizi di prima. Prendi il pane. Hey, hands off. No. Excuse me. Yes? Allora. Possiamo chiedere questo. Possiamo avere un po' del vostro pane? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Cattiva. Excuse me. Yes? Potete continuare a fingere di essere i nostri Will genitori. you Sì. pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Allora, guardiamo un attimo. Ok, dar da mangiare all'anatra, quindi bisogna farlo. Adesso io non so se questi scopi sono tutti da, come dire, realizzare, se no non prosegue il gioco, è molto probabile in realtà. Tra l'altro questa è una cosa che mi sono domandato mentre giocavo gli altri due Monkey Island. Una cosa tipica di quelle avventure dell'epoca era di prendere oggetti che non servono assolutamente a niente, cioè a volte ti trovi nell'inventario pieno di oggetti che, boh, puoi farne a meno. Servono esattamente. Però a volte mi sono domandato, deve essere pianificata un'avventura in modo che tu comunque non puoi proseguire finché non hai tutti gli oggetti che però ti servono. Ok. E per non fare una cosa brutta, nel senso che metti che ti serva, non so, un posacenere, per dire che nel caso di Monkey Island era sulla seconda isola, che poi in realtà non c'è un ordine reale.
metti che tu hai fatto tutto e poi cosa fai? L'avventura si blocca perché dice, cioè non ti dice niente, ma cavolo, non hai raccolto quell'oggetto, quindi non puoi andare avanti. Quindi tu devi strutturarla dal punto di vista del design in modo che tutte le cose abbiano una conseguenza, no? È una cosa di cui stare attenti. Però ecco, qui adesso abbiamo una lista di esprimere un desiderio al posto dei desideri, trovare un quadrifoglio. Presumo che questo faccia un po' da quel discorso lì, cioè comunque non vai avanti finché non hai fatto tutti i punti. Però vediamo. Allora, parla con D. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Perché ci spia? Qui non c'è niente. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Let's be frank, you can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win! I win! Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. La sfidiamo. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. You should put that on your scurvy dog. Da terra. Dora. It smells bad. Ok. Muffa. Che schifo. Ovviamente muffa, erba. Buono. La trascina schifosa. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Ah? Do not pick the four-leaf clovers. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Non è questo. I found one. Awesome. One Evviva! left? Darn. Oh, ce le presi tutti tu. Vediamo un attimo. Dare da mangiare all'anatra. Questo è un enigma. Quanto sembra. Possiamo buttare dentro nell'acqua? Don't feed the duck. I want to feed the duck. Allora, iniziamo a vedere. I never thought I'd ever find one. I can stand on my head without using my hands. Metta il cestino? Ok, vediamo il cestino. Una cosa bisogna stare attenti nelle avventure è Wonder what's in questo. that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, Aspetta, blah, forse blah, adesso. blah, Ah, blah, ok. blah, blah. Gotta run. How rude. Allora, stavo dicendo che questa cosa qua del guardare bene, anche nel secondo, c'è una finestra che si deve entrare da una finestra che però è molto in basso e tu sei lì che scorri. Tanto nel primo appunto l'interfaccia è orribile, per cui le cose che con cui puoi interagire ti viene scritto in basso lì dove c'è praticamente il sacchetto, no? Che quindi guardare lì e lì è una cosa folle. Di solito sulle avventure anche quelle originali mi ricordo che era scritto sopra il crosshair praticamente. Sono riuscito a fare un'interfaccia più brutta e meno funzionale dell'originale. Ok, no, dato questa sembra una specie di cose iniziale. Ok, qua è I un should find a pozzo. coin to throw in.
Vuole una moneta? Una abbiamo già dato, proviamo ad andare Are we avanti. done here? We might not be able to come back if we head this way. C'è la moneta? Aspetta un attimo. Ah, ok, questa cosa gialla sembra una margherita, che invece no. I should throw my coin in and make a wish. No, ovviamente bisogna fare così. Vorrei che disparisse una bella pianta. E se possiamo parlare al contrario. Proviamo a vedere se ci fa parlare al contrario per un po'. I wish we could speak backwards. Or would it? Yes, you know. Io faccio sparire il libero. Era più allettante That was questa. fun. Oh man, it wore off. Non possiamo buttarla giù nel You pozzo? made more sense than usual. Perché abbiamo fatto tutto. Infatti si è aperta la porta. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? E il tuo papà è uguale a noi. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? È Gaiber. We got scurvy dogs. Scusa, Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? ma senti chi I think parla? maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Poi Monkey Island c'erano 2 o 3 location in tutto. Come mai Guybrush ha avuto 2 figli identici a quelli che erano loro da piccoli? E casualmente c'è un Chucky, c'è un Baby Brush che è identico a lui. Che è la nostra mitica isola dove tutto è iniziato. Ok, questo era il prologo, va bene. Ron Gilbert. Strano, ha fatto il game design. Ah, poi non parliamo poi dei crediti. Nel secondo si può saltare, mi sembra. Nel primo io non sono riuscito a saltarli. Una roba tipo 10 minuti. Poi li lasci andare perché dici o c'è Alt F4, oppure li lasci andare perché dici magari c'è qualche scena. Un colpo di scena finale. Possiamo saltarli o. No. C'è un bel divieto là in alto. Quindi siamo tornati a Monkey Island per il segreto di Monkey Island. Per il vero segreto di Monkey Island. Beh, la scusa sembra anche buona. Il tester 4 l'abbiamo fatto in famiglia questa volta. Ma è una cosa assurda, i titoli, cos'è che c'era anche dentro? Sì, cioè i classici titoli di coda che sembra che vadano a mettere i nomi quelli che vanno a fare le pulizie. E poi hanno cambiato agenzia, quindi altri che fanno le pulizie, e poi hanno cambiato ancora agenzia. Cioè, che cosa più assurda. Ecco qua. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins.
I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Sa che ha rapito mia moglie, malvagio pirata. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie Dobbiamo ghost andare in pirate, ordine un attimo. terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Allora, ci sta che essendo un gioco, una specie di operazione nostalgia, possiamo definirla, no? Questo gioco. Quindi mi sembrava, forse avrei fatto anch'io la scelta di ritornare sui primi due, che sono i più famosi, i più importanti. In particolare addirittura la primissima location. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Veramente si riferiva a te? Se fisso il falò accade qualcosa di psicadelico. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Dopo niente. Aspetta. Proviamo ad andare a vedere un attimo se... My business right now is Okay. down those stairs with 3 pirate leaders and the fat wad of cash they're gonna give me. Sì, sì. Vediamo. Niente, vedremo chi ritroviamo qua.